Vi piace l'idea di una torta molto semplice, sana e profumata che possa piacere sia ai grandi che ai bambini? Facciamo insieme la torta di carote e nocciole. Per la nostra torta iniziamo proprio dalle carote. Allora, per prima cosa eliminiamo le estremità e le sbucciamo. Perfetto, ora che le abbiamo sbucciate, ne tagliamo una metà a pezzetti che poi andremo a frullare. E l'altra metà andremo a grattugiarla a julienne. Ecco qui, le nostre carote a julienne sono pronte. Queste le mettiamo all'interno, non frullate ma a pezzettini, proprio per far sentire nell'impasto un po' il sapore e la consistenza della carota. Prendiamo un cutter, ci mettiamo all'interno i pezzettini di carota, aggiungiamo, per frullare meglio le carote e anche perché appunto serve per l'impasto, un po' di olio di semi di girasole. Aggiungiamo anche un goccio di miele e frulliamo tutto. Ecco, lo teniamo da parte per dopo e adesso grattugiamo anche la scorza di un limone. Mi raccomando, quando vi chiedo di grattugiare scorze di agrumi, cercate di comprare degli agrumi biologici, quindi non trattati. E ora quindi iniziamo a preparare la nostra torta. Abbiamo la planetaria munita di frustafilo, mettiamo nella ciotola 4 uova, uniamo anche tutto lo zucchero. A questo punto azioniamo la macchina e sbattiamo il composto fino a farlo diventare bello chiaro, gonfio e spumoso. Perfetto, il composto è montato, ci vorranno almeno 7-8 minuti. Adesso noi possiamo mettere all'interno le carote, iniziamo con quelle frullate. Inseriamo anche quelle grattugiate. Mi raccomando, tenete la planetaria molto bassa come velocità. La scorza di limone grattugiata e la farina di nocciole. E aggiungiamo anche un pizzico di sale. Vedete che l'impasto è ancora bello spumoso. E quindi in ultimo setacciamo all'interno la farina e il lievito in polvere per dolci. E amalgamiamo molto bene, stando attenti a non smontare il composto, quindi delicatamente. E adesso prendiamo uno stampo, che è uno stampo piuttosto particolare. È uno stampo da angel cake o chiffon cake. È uno stampo, come vedete, a ciambella, ha il fondo estraibile, ha questi piedini, ma in questo caso non ci serviranno. E l'ho già, come potete vedere, imburrato oppure spruzzato con lo staccante. Ha un diametro di 23 cm, sotto è leggermente più stretto. Allora, è molto diciamo grande come stampo e l'abbiamo utilizzato proprio perché l'impasto è molto e poi c'è anche dentro il lievito, quindi crescerà. L'unica differenza con l'angel cake o la chiffon cake è che noi abbiamo appunto imburrato lo stampo, mentre di solito con le altre torte non si fa, perché si deve proprio attaccare alle pareti. Qui in questo caso no. Adesso lo versiamo all'interno
Inforniamo quindi lo stampo nel forno statico a 170 gradi per 45 minuti, mettendo la gratella sulla parte più bassa del forno. Una volta che sfornate la torta, lasciatela raffreddare completamente a temperatura ambiente e adesso siamo pronti per rovesciarla, quindi capovolgerla sul piatto da portata. Bella, non è vero? E in ultimo un po' di zucchero a velo. È una torta semplice d'altra parte. E naturalmente ne tagliamo una fetta. Un capolavoro. E io vado a fare una foto.